esserci, buonasera. Dovrei aver impostato tutto, siamo live ovunque, sia su Twitch in teoria che su YouTube. Sto sfruttando tipo 8 programmi per fare questa live. Se scoppia il computer, se non ci sono più vuol dire che è scoppiato il computer. Poverino. Poverino non ce la fa più, giustamente. Mi offenderei anch'io se una persona... Oh, aspettiamo un attimo che entrino un po' di persone. Voi fatemi un... si sente latenza. Ok. Sì, beh, abbiamo un ritardo di 7-8 secondi circa. Spero che comunque si senta relativamente bene e il video sia visibile, almeno l'audio. Fatemi sapere. Regoliamo qui. Prova. Dovremmo esserci. Ok. Oh, buonasera ragazzi. Oggi parliamo un po' di quel che sto facendo, su cosa sto lavorando, perché mi fate sempre una valanga di domande, poi ne rispondo un po' una volta, un po' l'altra, un po' l'altra volta ancora. Quindi faccio una live stasera così rispondo a tutto. Tra l'altro vi chiedo anche una qualche opinione su quel che sto facendo, così mi dite anche cosa ne pensate. E dopodiché, Madonna, quanti commenti, mi stanno scoppiando le orecchie ogni commento. E dopodiché vi racconto tutto e poi stiamo qui penso un'oretta e mezza. È una live molto molto tranquilla, infatti ho preparato anche un po' di Coca-Cola. Oh, ok, io direi che ci dovremmo essere. Ci dovremmo essere, mi sa che possiamo iniziare. Allora, tra l'altro qui ho tutto ben gestito, ho i commenti lì, io che parlo, che mi vedo lì, la fotocamera lì, microfono. Minchia, professionalità della Madonna. Oh, se qualcosa va storto, salta tutto. In ogni caso, partiamo con tutti i miei progetti, insomma, con quel che sto lavorando in questo momento. Per chi è su YouTube, in descrizione trova anche tutto l'elenco e può anche andare a vedere cosa c'è già partito, cosa non è già partito, eccetera. Come avete notato, nell'ultimo periodo ho lanciato un secondo canale che si chiama Revives Show e in questo canale, se non l'avete ancora visto, quello che facciamo è condividere esperienze per crescere insieme. Questo è il motto. L'idea è invitare persone interessanti e far condividere loro le loro esperienze e oltretutto chiedere cosa hanno imparato dai propri fallimenti. E questo adesso pensavo di fare tutte le interviste erano fatte su Instagram, però era un casino su Instagram, veramente non, per scaricare il file non si riusciva. Cioè, per riuscire a scaricare il file dell'intervista dovevo filmare lo schermo per 1 ora e mezza e quindi ho deciso di spostare tutte queste live su Twitch, che è uno dei progetti di cui vi parlerò dopo. E nulla, adesso l'idea di Revive Show è trovare un'identità ferrea a questo show, perché sennò è sempre la solita, diciamo, intervista dove non ci sono quelle... Ma lagga così? Lagga tanto? Mi dite che lagga tanto? Hai studiato latino e greco? No, non ho studiato latino e greco. Comunque raga, le vostre domande le vedo, ma se ce ne sono alcune di comuni me le scrivo e poi le rispondo successivamente. Quindi abbiate pazienza, vi faccio un attimo tutto diciamo una presentazione, poi passiamo alle domande. Quindi in questo momento sto cercando di trovare una sorta di identità a questo canale, che comunque è già prestabilita. Abbiamo una sorta di motto, se così si può chiamare, e poi abbiamo 2 o 3 domande che voglio porre a tutte le persone che intervisto. Non lagga, ottimo. E
La cosa molto figa sono gli ospiti, perché fino ad ora ho avuto ospiti veramente interessanti. Poi la prossima live, se volete partecipare anche con le vostre domande in live, sarà al campione mondiale di memoria, che tra l'altro la cosa interessante che nessuno conosce, nessuno sa, è che questa persona, che si chiama Andrea Muzzi, è italiano e ha 20 anni. Veramente impressionante quel che riesce a fare con la memoria. Per dirvi, riesce ad imparare a memoria in un'ora 32 mazzi di carte, quelle da scala 40, quindi 52 carte mi pare che siano in quei mazzi. Ne riesce a imparare 32 a memoria in un'ora. Tra l'altro sto facendo anche il suo corso, perché ha un corso dove spiega queste strategie, veramente interessante, sul serio. Mi sta appassionando. Tra l'altro vi faccio vedere, ho preso una valanga di appunti su quel corso. Sto imparando sempre di più a sfruttare le potenzialità di questo iPad, e tra poco sicuramente ve ne parlerò. Allora, qua, queste sono tutte note che... No, che rovino tutto, sapevo che rovinavo tutto. Queste qua sono tutte note che ho preso fino ad ora. Speziale. Allora, torniamo indietro dove eravamo prima, qua, e poi tac. Allora, come mai ho aperto un altro canale, visto che gli argomenti sono simili per i due canali? Ho aperto il secondo canale perché sì, sono simili, ma le modalità di svolgimento delle cose sono diverse. Il mio canale sta diventando sempre più una condivisione della mia esperienza e di cose che io reputo utili per noi, diciamo. Mentre l'altro canale non è soltanto la condivisione della mia esperienza, quindi della mia storia, dei miei progetti, di alcuni consigli imprenditoriali e non, crescita personale e finanza personale, mentre il secondo canale, che poi odio chiamarlo secondo canale, è un canale che gestisce principalmente mio fratello. Io ovviamente mi occupo di tutta la parte di comunicazione e aiuto, quindi siamo in due che portiamo avanti quel canale, e in quel canale ci sarà la storia non soltanto mia, ma anche di moltissime altre persone, che è la cosa che io reputo più interessante, perché se si vuole crescere non si deve andare ad ascoltare sempre un'unica opinione, ma bisogna andare a chiedere ed ascoltare diverse opinioni. Quanto costa la mia postazione? Me lo segno, te lo rispondo dopo, così vi illustro anche la postazione dopo. Ok. Quindi stavamo dicendo, questo è una cosa che secondo me reputo interessante. Che programmi usi per fare video? Raga, fate domande inerenti a quello che sto facendo, poi tutte le domande al di là di quello di cui sto parlando tenetele per la fine, e sono cioè, stiamo qui un'ora e mezza se volete stare con me. In ogni caso, dopodiché, ok, il secondo progetto su cui sto lavorando è Twitch, perché su Twitch, come se non mi seguite andate a farlo, c'è il link qui sotto in descrizione se vi interessa. È un social molto più tranquillo da quel che ho visto io, dove il ritmo non è così intenso come il ritmo che io ho su YouTube, e quindi ci si può prendere del tempo e rispondere a delle domande in modo più approfondito. Infatti, se andate a vedere le live che ho fatto ieri e l'altro ieri, andiamo a parlare del dropshipping, andiamo a parlare dell'affiliate marketing, andiamo a parlare di tutte queste cose con domande e interazioni molto più, diciamo, tranquille, se così si può dire, e quindi non c'è diciamo, questo ritmo costante che c'è su YouTube. Infatti, per esempio, io vedo qui dalla dashboard, un esempio è che su Twitch gli ospiti, e quindi chi sta guardando questo video, continua a salire perché il ritmo è più tranquillo, si riesce ad avere una conversazione, mentre su YouTube gli ospiti e chi guarda questa live sta sempre di più scendendo perché io sto diminuendo il ritmo.
quindi diciamo sono due modi di svolgimento diversi, però volevo fare questa live su entrambi i canali così riuscivo a dirvi e spiegarvi contemporaneamente quello che sto facendo. Dopodiché probabilmente, dato che qui il ritmo diminuirà, mi sposterò solo su Twitch. Vediamo cosa succede. E dopodiché, come avete visto, insieme ad un'altra persona, che poi tra poco diventeranno 2 persone, stiamo facendo un blog relativo al risparmio, quindi trucchi, suggerimenti su come risparmiare, che strumenti usare per risparmiare e tutto quel che concerne del risparmio online. E oltretutto l'idea era anche dare qualche, diciamo, tips relativo alla finanza personale. Se non l'avete visto, anche su quello ci stiamo lavorando, anche quello è un bel progetto interessante, è impegnativo, ma infatti fortunatamente non sono più da solo, ho la fortuna di, diciamo, poter affidarmi ad altre persone e quindi riuscire a gestire più progetti differenti. Quindi quella è un'altra cosa. Poi tantissimi di voi mi hanno chiesto che fine ha fatto la piattaforma sulla fiscalità. Io stavo lavorando su una piattaforma per la fiscalità internazionale e quindi l'internazionalizzazione della propria azienda con relativo risparmio, che sia di tempo o che sia di tasse. In questo momento, sfortunatamente, come avete notato, siamo tutti limitati a casa. Se non arrivo fino in fondo. Siamo tutti limitati a casa, quindi quel progetto è sempre in cantiere, però diciamo è tra virgolette stoppato il lancio. Dovevamo lanciare verso metà aprile, quindi questo era un periodo ideale per lanciare, solo che siamo tutti a casa, quindi qual è il motivo di andare a parlare di internazionalizzazione se non ci si può muovere a 200 metri da casa? Che poi tra l'altro qui a Londra in questo momento, se tu vai fuori, vai a farti una camminata, nessuno ti ferma, nessuno ti ferma, nessuno ti dice niente. È ovvio che i luoghi dove puoi andare sono quasi tutti chiusi, quindi cavolo ne so, ristoranti, pub, tutto è chiuso. Però se tu esci, vai a farti una corsetta, puoi andare anche fino a sotto il Big Bang. Io abito a penso una decina di chilometri dal Big Bang, forse un po' meno, non lo so, dovrei andare a vedere, sono curioso. In ogni caso, se tu vai, fai una camminata, nessuno ti dice niente, cosa che non so se sia ancora valida in Italia. Detto questo, ci sono altri 2 progetti che in questo momento sono un attimo rallentati. Quello del canale degli investimenti su Patreon, ci sto lavorando, quello è molto interessante, lo voglio assolutamente portare avanti, però lo voglio far partire in un momento in cui io reputo che investire abbia un qualche senso per quel che riguarda i mercati finanziari, perché secondo me in questo momento i prezzi nei mercati sono veramente veramente troppo alti. Che mi aspetto, cioè tanti dicono che bisogna andare su, bisogna andare giù, cosa succede? Io non so darvi una risposta, io penso che i prezzi siano sopravvalutatissimi in questo istante. Vediamo, sto aspettando che ci sia un attimo di ribasso nuovamente. Io sto aspettando, ho gli alert pronti per poter iniziare ad investire. Poi questo non devo annunciarlo oggi, però se andate a vedere in descrizione su YouTube c'è anche il link della cosa che annunceremo tra penso un paio di settimane. E dopodiché sto lavorando su un'applicazione di tracking delle spese degli investimenti. Quella è molto molto figa, penso sia il progetto tra virgolette più stimolante, perché è qualcosa di nuovo per me, perché non ho mai sviluppato un'applicazione, ho uno sviluppatore e con lui stiamo sviluppando questa applicazione che ha lo scopo di aiutare le persone
a diciamo tenere traccia delle proprie finanze, che sia per gli investimenti sia per quel che riguarda le spese. Ora siamo in alfa. L'alfa è praticamente la prima versione prova che viene data a 5 o 6 persone per provarla, vedere tutti gli errori, testarla e dopodiché dare i feedback e ricorreggerla. La beta penso che uscirà per metà maggio e sarà disponibile per tutti. Poi penso che farò un lancio. Adesso devo vedere ancora come lanciare un'applicazione, è tutto un progetto nuovo di cui ve ne parlerò approfonditamente perché è veramente veramente interessante. È figo sviluppare un'applicazione. E quindi questo è quanto, questo è tutto quello che sto per fare. Poi mi chiedete sempre sfide o comunque sfide interessanti, mi chiedete sfide dei 30 giorni. Da domani inizierò un percorso per fare la dieta OMED, la OMAD in realtà, one meal a day, sarebbe un pasto al giorno. Quindi questa dieta dove tu fai si chiama digiuno ad intermittenza, cioè hai un'ora nella quale puoi mangiare al giorno e le altre 23 ore devi stare a digiuno, o comunque puoi ovviamente bere, purché poi vabbè le limitazioni te le dai te. Puoi bere purché quel che vai a bere non sia diciamo ipercalorico o pieno di zuccheri, però ognuno ha la sua interpretazione di questa cosa. Ovviamente inizierò da domani, ma ovviamente non posso partire da mangio 3 pasti al giorno, perché io di solito faccio colazione, pranzo e cena. Non posso partire da mangio 3 pasti al giorno a ne mangio uno e quindi le altre 23 ore rimango con la fame. Quindi quello che farò è fare una settimana di switch, quindi i primi 3 giorni partirò 16-8, quindi 16 ore dove sto a digiuno e 8 ore dove posso mangiare, quindi probabilmente farò pranzo verso l'una e poi cena verso le 8, così, mentre durante tutto il resto della giornata berrò e starò a digiuno. Dopodiché giovedì e venerdì invece farò 18-6, sabato e domenica farò 24 e dopodiché da lunedì prossimo partirò con 23, un'ora. Sarà un'esperienza interessante, ovviamente mi farò aiutare da un'esperta, una dietologa, quindi non è tutto a casaccio, anche perché non voglio passarvi un messaggio che sto facendo tanto così per ridere, ma perché questa cosa è molto interessante. Per esempio, una persona che fa questa cosa è il fondatore di Twitter, che è un pazzo furioso, come direbbe Monti. Non ricordo, si chiama Steve Dorsey, mi pare, e tante altre persone interessanti lo fanno. Quindi perché non provare? E quindi proverò per questi prossimi giorni. Detto questo, io per il momento ho finito la mia sorta di presentazione. Quanto è durata? Cavolo, è già passata mezz'ora. No, 20, no, perché poi ho messo il conto, quindi sono passati 20 minuti in realtà. Jack Dorsey, esatto. Faccio lo sviluppatore app per professione. Lanciare un'app è molto figo, soprattutto le prime che si fanno. Complimenti. Grazie mille, Riccardo. Che scuola hai fatto? Adesso iniziamo con tutte le domande. Sono qui e rispondiamo e facciamo una bella conversazione di domenica sera. Poi domani esce il video sulla spesa che ho fatto per iniziare questa dieta OMAD. Quindi se vi interessa, domani uscirà il video. In ogni caso, che scuola ho fatto? Scusami se non ti ho risposto. Io ho fatto un istituto tecnico informatico. Allora, tu che piattaforma usi per investire in azioni? Non ho fatto liceo e ad ora non ho nulla investito in azioni, però ho un conto aperto su Trading 212. Per chi è in Italia penso che forse la migliore sia De Giro,
ma in questo momento De Giro non fa nuovi conti, non sta aprendo nuovi conti perché è intasata. Come fai a fare tutte queste cose ogni giorno? Non le faccio da solo, ho un collaboratore che è mio fratello per il canale YouTube e tutti i progetti principali. Collaboro con uno sviluppatore per l'applicazione e collaboro con altre 2 persone per il blog ed altre cose, quindi non sono da solo ma siamo in 5 in questo momento. Frequenti ancora l'università? No, l'ho mollata a settembre dell'anno scorso, quindi è da un anno che non frequento l'università. La prima attività a cui ti sei dedicato? Dipende cosa intendi, perché quando ero ragazzo, come tutti, facevo lavoretti e quindi per famiglia o parenti, cavolo ne so, tagliavo l'erba, andavo ad aiutare nei campi perché io abitavo ad Albignasego dove ci sono i campi e quindi aiutavo in varie cose. Il mio primo lavoro... Il mio primo lavoro... No, quello non era un primo lavoro. Diciamo che il mio primo lavoro con contratto, stipendiato e tutto è stato in Australia. Ho fatto lo stagista alla Epson come operatore di rete. Praticamente facevo assistenza ai problemi che le persone avevano all'interno dell'azienda. Di dove sei? Sono di Albignasego, Padova, sono nato a Padova, però in questo momento mi trovo a Londra. Quindi sono di Londra in questo momento. Che app usi per gli audiolibri? Per audiolibri uso Audible e no, è interplatform, la puoi usare dappertutto. Lavoro online per minorenni. Allora, devo farci un video. Allora, l'ho già detto varie volte, da minorenni tu relativamente puoi fare tutto purché tu riesca a passare sotto l'approvazione dei tuoi genitori, perché ci sono tantissime persone che, per esempio, adesso non dico che tu debba fare lo youtuber, però ci sono tantissimi minorenni che fanno anche tanti soldi su YouTube. Ovvio è che quando fatturano con la partita IVA che si è aperta la madre o il padre di questo ragazzo. Che applicazioni stai usando su iPad? Allora, devo farci un video. In questo momento le app che uso di più sono Note, come avete visto, sono Asana, che è adesso ve l'ho fatto. In teoria posso... Questo è collegato, quindi teoricamente io posso farvi vedere... Vediamo se riesco a farvi vedere l'iPad. Nope. Vediamo, è tutto un provare. L'altra volta ero riuscito con questo software a far vedere l'iPad. Vediamo se scollego e ricollego. La via dell'informatico, spegni e riaccendi. È la strada migliore. Allora, riattacchiamo. Dovremmo esserci, vediamo. No, questo qui... No, non riesco. Male. Eccolo qua, riesco. Vediamo. Dai che si sta connettendo. Quando farò un unboxing, intanto rispondo alle domande. Quando farò un unboxing penso venerdì prossimo. Venerdì prossimo uscirà il video, penso domenica. No, non si riesce a connettere. Vabbè, comunque le app che uso di più sono Asana, che è il software che uso da gestionale, che si scrive proprio ASANA. Uso Slack, che è per messaggiare con i team, tra virgolette. Uso tantissimo Audible, uso tantissimo Note, e poi tutte le altre sì ci sono, ma non le uso quasi mai. Sì. La principale, diciamo, quella che uso di più è Note in questo momento. Poi vabbè, guardo un po' di video su YouTube. Raga, mi state riempiendo di domande? Applicazioni che usi per PC per prendere appunti.
Uso Asana e Note di Apple. Asana e Note. E alle volte uso anche questa qui che si chiama... quella di Google che si chiama Task, mi pare. No, Keep. Google Keep. Migliore programmi per video riunioni. Io uso tantissimo Zoom e Skype, quindi penso siano i migliori. Che libro sto leggendo attualmente? Il Cigno Nero. È questo qui. Bam. Non lo sto leggendo, lo sto ascoltando, perché come sapete io ascolto. Eccolo qua. La nostra condizione. Aspetta che parte. Sono arrivato a 3 ore di ascolto su 13. Ascolto circa 40 minuti, un'ora, dai 40 minuti all'ora e mezza al giorno, dipende. Fake news, cosa vuol dire fake news? Giochi qualche volta? In che senso gioco? Videogioco? Allora, io ero molto appassionato di videogiochi, mettiamola così, e sono riuscito a mollarli, e se dovessi riniziare a giocare a videogiochi dovrei essere capace di autogestirmi molto meglio. Per fare in modo di non rischiare, evito. Perché hai preso iPad? Perché volevo provarlo penso che mi sia utile per quel che faccio, e volevo provarlo, volevo vedere cosa stanno costruendo con questo iPad. Voglio farci dei video su YouTube, perché diciamo da quando uscirà la tastiera, che 90 su 100 comprerò, voglio vedere se questo iPad riesce a sostituire questo Mac, come si sta evolvendo il modo di comportarsi per questi dispositivi. Quindi ero curioso anche, diciamo. È in parte un investimento per quello che faccio, e in parte una curiosità e una, diciamo, vedere come si evolvono le cose, anche perché volevo provarlo semplicemente. Diciamo che un 60-70% sono contento di averlo acquistato, un 30% ad ora devo ancora riuscire a sfruttare tutte le sue potenzialità. Quanto mi è costato l'iPad? Mi è costato 900 sterline, che sono circa 1000 euro. Costa, ma è stata una spesa aziendale, quindi la riesco ad attutire un po'. Ho 21 anni. Allora, che differenza c'è tra qui e Twitch? Se torni indietro nella live, all'inizio lo spiego. Madonna, che ritmo di domande avete oggi? Quali programmi usi per montare video? Io non monto più i miei video, li monta mio fratello. Alle volte faccio qualche piccolo video io che mi serve da mandare a qualche amico, a qualcosa. Quindi io uso Final Cut, però mio fratello, che monta lui i video solitamente, anzi sempre in questo momento, usa DaVinci Resolve. Come mai hai mollato l'Uni? Allora, cerco di spiegartelo brevemente. Perché vedevo che quel che facevo all'università non mi portava meno benefici rispetto a quel che facevo nella mia vita lavorativa, e quindi ho notato che nei miei progetti e nella mia vita lavorativa continuavo ad apprendere cose, continuavo a sviluppare nuove cose interessanti, ed oltretutto avevo soddisfazioni sia dal punto di vista di crescita personale che dal punto di vista remunerativo economico. Quindi ho detto stoppiamo tutto e passiamo full time sul lavoro, senza avere la distrazione dell'università. Adesso è stoppata, gli esami sono fermi, quelli che ho dato, per 3 anni. Dubito che tornerò indietro, però non si sa mai. Ho comunque la strada B. Come fai a stare in piedi tutto il giorno? È scomodissimo. Dipende dalla persona. Io sto in piedi, diciamo, 6 ore, più o meno. Adesso sono seduto, per esempio. Ma perché se fossi in piedi non si riuscirebbe cioè, si vedrebbe tutto mezzo tagliato, non sarebbe carino.
Oh, qual è la tua attuale routine mattutina? Per 6 giorni a settimana la mia routine mattutina è quella di cui ho fatto il video. La domenica diciamo che sgarra un po' di più e le cose un po' si allungano, si differenziano, quindi quella di cui ho fatto il video è più o meno sempre la stessa. Oh, funziona bene internet a Londra? Sì, però in questo momento ho la rete limitata e quindi voi vedrete questa live molto probabilmente in HD, non in full HD. Quello che devo fare è, diciamo, aumentare la mia banda. In questo momento devo avere 200, no, 100 in download, 100 mega in download e 30 in upload più o meno, che non è eccezionale, posso avere molto di più se voglio, se pago, però rispetto ad Albignasego dove vivevo in upload avevo 1 mega e in download avevo 16 mega ad Albignasego, quindi sono più che contento. La ragazza come faccio? Adesso siamo sempre in contatto, ovviamente ci chiamiamo giornalmente e come faccio? Ad ora stiamo tirando avanti, ma tutto va bene in questo momento. E lei è ancora a scuola, lei fa ancora la quinta superiore e dopo ci organizzeremo in qualche modo, vediamo. Per ora non ci sono problemi. Poi, tra l'altro, quasi tutte le persone che sono, quasi tutte le coppie in questo momento, diciamo, non possono vedersi, non dovrebbero vedersi, quindi non sono l'unico che non riesce a vedere la sua ragazza. Secondo te è comodo usare il computer in piedi? Dipende, io mi trovo bene. Hai comprato l'iPad Pro? Sì, ormai da un paio di settimane fa, una decina di giorni fa. Programmi gratis per webinar. Zoom è gratis. Eh, Skype è gratis fino a un certo determinato numero di persone. Poi non ne conosco molti altri. Cioè, sì, ce ne sono tantissimi altri, però non ricordo i nomi. Di cosa tratta? Di cosa tratterà la mia applicazione? Sarà un money, sarà un, vediamo se riesco a dirlo in modo sintetico, permetterà di tracciare le proprie spese e i propri investimenti affinché uno sappia quello che sta facendo dal punto di vista finanziario, e lo scopo è poter aiutare le persone a risparmiare ed investire responsabilmente. Minchia, l'ho detto anche bene? Sì, dai, ci può stare. Quanti giga ha l'iPad? 128, è il modello con meno giga, ma perché lavoro principalmente in cloud, quindi non mi servono miliardi di giga. Cosa pensi di Big Luca e dei guru come lui? Non voglio esprimermi, loro fanno il loro lavoro. Fanno il loro lavoro. Ma è meglio se non mi esprimo. Come fai a gestire il peso dei soldi? In che senso? All'università facevo economia. Mi trovo bene con il Mac, sì, ormai è da anni che sono operativo su Mac e mi trovo molto bene. Tra l'altro, una curiosità, il mio Mac è danese, perché come sapete io, se posso, cerco di risparmiare o comunque cerco un attimo di eh, do il peso giusto al denaro, almeno io reputo questo, poi ognuno giudica gli altri. In ogni caso questo Mac l'ho comprato usato e il tipo che me lo vendeva l'aveva comprato in Danimarca e quindi ho la tastiera del Mac danese, ho tutte le lettere qui, al posto di avere le O, le A, le I accentate ho
Ho una E fatta strana, una A fatta strana, però ho impostato la tastiera come se fosse una tastiera americana. Quindi quello che c'è scritto non conta, quello che conta è il click. Quindi per esempio sopra il 2 io so che c'è la chiocciola nella tastiera americana. Qui però c'è scritto che ci sono le virgolette. Però ho detto al computer voglio che sia tastiera americana, quindi se io schiaccio Shift 2 mi viene fuori la chiocciola nonostante ci siano le virgolette. Vabbè, discorso stupidissimo. L'app sarà molto simile a Ovad Money? No, non sarà assolutamente cioè, il concetto può anche essere simile, sì, ma non farà non farà la stessa cosa. Conosci Buddybank? Sì, ho anche la carta di Buddybank. Che strumenti usi per lavorare? App. Allora, uso tantissimo il browser perché tantissime applicazioni che uso sono web app e quindi si aprono semplicemente utilizzando il browser. Per esempio Asana, che è un'applicazione che uso tantissimo per gestire tutti i miei lavori, la apro da Google Chrome. Se no, la apro anche da Station, che è un correlatore di tutte le applicazioni, però cioè, dovrei fare un video approfondito soltanto su quello. Poi che app uso tanto? Uso tanto Note per prendere note e fare cose. Uso, vabbè, ovviamente i social li uso moltissimo. In questo momento per fare questa live sto usando un'applicazione che si chiama iCam Live. Poi vabbè, uso delle applicazioni che ho già mostrato per, diciamo, pulire e risistemare i file, come per esempio Clean My Mac. Poi che altre applicazioni uso? Uso alcune VPN alle volte per fare alcune cose. Uso per lavorare non ce ne sono tante altre, più che altro perché sono tutte web app e quindi puoi accederci da Google Chrome tranquillamente senza fare tantissimi giri o doverle scaricare. Allora, come mai hai scelto Apple e non Windows? Anche tuo fratello usa Apple? No, mio fratello usa Windows e io ho scelto Apple perché Apple mi ha intrappolato, se devo essere sincero, perché mi trovo troppo bene con l'ecosistema Apple. Per esempio, una cosa comodissima che so che tanti altri dispositivi riescono a fare in questo momento: se io scrivo qui un qualcosa e faccio Ctrl A, sarebbe Command A, che sarebbe seleziona tutto, Command C, copia, e poi vengo qua e faccio incolla. Ecco, adesso non funziona. Vabbè, se faccio copia e incolla, la cosa che si copia sul Mac si incolla direttamente qui. Ma come tantissime altre cose e strade veloci di condivisione tra le applicazioni. In realtà sto switchando sempre di più a programmi terzi, in modo tale che un domani non sono più intrappolato nell'ecosistema Apple, che però in questo momento sta funzionando troppo bene per me, quindi non ha senso che io vada a scervellarmi per spostare il tutto da un'altra parte. Comunque mio fratello usa Windows. Investimenti da fare da giovane. Innanzitutto, secondo me la prima cosa è l'educazione, quindi cerca di andare a capire come si risparmia, quindi fatti una bella educazione finanziaria di base, informati su quali sono i mezzi nei quali puoi investire e dopodiché forse la cosa più semplice da fare per una persona giovane è fare un qualsiasi piano di accumulo da qualche parte. Ad ora ci sono addirittura i robo-advisor, quindi potresti fare un piano di accumulo su un robo-advisor, per esempio c'è Gimme5 o Money Farm, eccetera, eccetera. Se no, se sei un attimo un po' più esperto e riesci a selezionare un indice corretto, vai a comprare, fare un piano di accumulo investendo e comprando ETF. E io continuo a bere la Coca-Cola, Diet Cola della Tesco.
Cosa ne sai di cuffie a cancellazione di rumore? Non ne so nulla, cioè so cosa sono ma non le ho mai provate, quindi non ne so nulla. È troppo presto per iniziare a vendere con il dropshipping, no, avere 16 anni. Allora, come ti ho detto prima, non è mai troppo presto. Sta di fatto che da minorenne non puoi avere la partita IVA e non puoi fare un'attività di dropshipping, perché senza partita IVA non si può fare, perché è comunque un'attività di vendita continuativa nel web e quindi deve essere delineata con una partita IVA. Quello che puoi fare è, come detto prima, chiedere a tuo padre, a tua madre, fare in modo di spiegargli e di farli muovere affinché tu riesca a fare questa cosa. Che cloud usi? Allora, ne uso vari. Uso Mega, vabbè, vi dico i principali. Uso iCloud, e quindi il cloud di Apple. Uso Google Drive, quindi il cloud di Google. E uso anche Mega alle volte. Sempre di più Google Drive e iCloud. Promotore finanziario o broker? Cosa intendi tra promotore finanziario o broker? Vorresti delle cuffie con cancellazione di rumore? Non ne ho la necessità in questo momento, anche perché non ascolto tantissima musica. Ditemi su in quanti modi volete, ma non ho mai ascoltato troppo musica. Allora, si guadagna bene con l'affiliate di Amazon? Sì, dipende sempre da moltissime cose. Non è il miglior programma in affiliazione, ci sono programmi che pagano molto di più, però se hai audience grandi o se riesci a muovere tante persone, riesci a guadagnare tanti soldi. Conta che però le commissioni su Amazon sono relativamente basse, vanno dal 1-2% fino a percentuali un po' più alte, per esempio sui libri. Quindi per riuscire a guadagnarci devi fare in modo che tante persone acquistino e che gli acquisti siano veramente veramente alti. Quindi è un sì e no, dipende quanto riesci a muovere. Hai una macchina? No, non ho una macchina, so guidare, ma non ho una macchina. Non sono laureato e ho fatto un istituto tecnico informatico. Meglio iPad Pro 2019 o 2020? Se devo comparare i due senza menzionare il prezzo, ovviamente 2020, però se riesci ad ottenere il 2019 a un prezzo molto basso, ti conviene andare con il 2019, da quel che ho visto, ma non l'ho provato il 2019, che poi penso sia 2018 perché è uscito a fine 2018, non nel 2019. Dipende dal prezzo, non è molto molto più potente quello del 2020, ha 2 o 3 cose in più, ma niente di game changer. Ma giochi ad alcuni giochi? No, non gioco in questo momento non gioco a giochi. Hai mai avuto un PC Windows? Un PC Windows? Sì, sì, è da più di 5 anni però che non ho un PC Windows. Find What's on My Phone è sulla lista dei video da fare e lo farò, però lo farò quando lancerò l'applicazione, giustamente, così riesco anche a fare, diciamo, un po' di pubblicità alla mia applicazione, perché se lo faccio ora poi non riesco a mostrarvi anche l'applicazione. È unire comunque sempre l'utile al dilettevole, no? Massima trasparenza come sempre, comunque, ragazzi. No, non ho mai giocato a League of Legends. Cioè, non ho mai giocato a League of Legends. Che applicazione lancerai? Lancerò un'applicazione che sarà utile per il tracking delle spese e il tracking degli investimenti, quindi gestione monetaria, se così si può dire. Perché sei andato a Londra? Paolo, c'è un video molto interessante sul mio canale dove lo spiego approfonditamente e su ogni live lo ripeto. Sinteticamente sono imparare meglio la lingua,
curiosità, quindi imparare una nuova cultura e diverse tradizioni e vedere esplorare il diverso, cosa che può esserti utile per avere una visione più completa del mondo. 4 risparmio fiscale, perché qui ho un'azienda, e 5 anche burocrazia molto più, diciamo, leggera. Che lavoro fai? Faccio lo youtuber in parte e poi ho tanti altri progettini che porto avanti. Dobbiamo investire sul petrolio ora, Ricca? È bassissimo, ma non posso dirti di sì perché A, non sono un consulente finanziario, e B, c'è troppo gioco politico in quel bene. È bassissimo, quindi è quasi impossibile che vada più basso, perché se va a $15, dopodiché non ci sta più dentro nessuno e tutti i paesi che producono petrolio lo producono in perdita. Quindi la risposta è che io lo sto guardando, però c'è una volatilità e un'incertezza immensa. Certo è che va guardato. Quanto guadagno mensilmente? Allora, io ho, come dicevo prima, un'azienda, quindi fatturo con quell'azienda perché mi pagano sul conto aziendale, dopodiché mi pago uno stipendio e alle volte mi pago un dividendo. Quindi cerco di tenere molto sull'azienda per poi poter reinvestire su altri miei progetti ed altre cose. Comunque, per risponderti, io fatturo mensilmente circa 20.000 sterline più o meno. A me piace mantenere la massima trasparenza, ma spero anche che capiate che dietro tutto questo c'è del lavoro e ci sono comunque io con un team di 4 persone, quindi ho anche delle spese, non mi va tutto in tasca. Ma com'è possibile? Vai a vedere i miei video su YouTube e io lo spiego anche in maniera molto più approfondita. Mi spieghi bene il tuo lavoro, grazie. Ragazzi, andate a vedere il mio canale YouTube e vedrete tutto. Hai un commercialista inglese? Sì, ho un commercialista inglese e sì. Ha senso secondo te fare video sulla finanza personale solo per condividere le proprie esperienze a 17, quasi 18 anni? Sì, la cosa ha senso, l'importante è che come sempre ti appassioni, punto uno, e cerchi di fare un progetto un po' continuativo e porti un qualcosa di nuovo, un qualcosa che non è una copia spiaccicata di qualcuno. Certo, puoi prendere spunto da tanti altri percorsi, ma devi comunque cercare di dare una tua voce, se no è semplicemente un copia e incolla. La mia azienda di cosa si occupa? Comunicazione, piattaforme online. Ve la faccio vedere, lo faccio vedere sempre, però spero di non essere noioso. Se voi andate qui e schiacciate Company House, faccio veloce, cerco di fare veloce così. Qui. Questo è il sito del governo inglese nel quale potete andare a vedere tutte le aziende presenti in Gran Bretagna. La mia azienda si chiama Z Media Ltd. Bam, eccola qui. Questa è la mia azienda e qui, come vedete, ci sono io con l'indirizzo legale del mio commercialista. Questa è la mia azienda, se volete andare a vedere potete andare a approfondire di cosa si occupa, cosa fa, cosa faccio, eccetera. C'è tutto trasparenza massima come sempre. Torniamo qui. La cosa curiosa di questo è che potete andare a vedere anche, non so chi di voi conosce Montemagno, è molto più famoso di me e conosciuto, quindi probabilmente lo conoscete. Montemagno Marco. Lui ha un'azienda in Gran Bretagna, abita a Brighton e adesso vi faccio vedere che se volete in Company House trovate anche la sua azienda. Company House, qui
Allora, di solito per andare a vedere il nome dell'azienda, quello che si fa è andare sui termini e condizioni. Quindi qui vedi informativa della privacy, molto spesso c'è scritto il nome dell'azienda. E infatti qui la prima riga è Ditech Alchemist Ltd, che è l'azienda dello zio Monti. Infatti vedete la sede, vedete tutto, la sua azienda si chiama così. Quindi se io vado qua e faccio incolla, cerca, eccola qui, di Tech Alchemist, e voi potete andare a vedere questo quasi sicuramente sarà la sede legale, quindi la sede del suo commercialista. Lui non scrive quello che fa, perché qui c'è scritto, qui di solito i SIC sono la natura del business, quindi quello che fa il business dello zio Monti. Se andate a vedere persone, troverete qui Marco Montemagno con la sede legale e quando ha fondato l'azienda. La sua azienda è stata fondata il 14 novembre 2012. Spero che in qualche modo vi possa essere utile questa cosa, ma è curiosa, potete andare a vedere tante cose da approfondire quel che volete. Intanto avete scritto 1000 commenti, immagino. Mi dispiace non poter rispondervi a tutti, raga, io cerco di andare svelto. Quando lancerai l'applicazione, spero a metà maggio, ci stiamo lavorando, ci siamo, e sarà un'applicazione sempre in evoluzione. Quindi ci sarà anche una sezione dove voi potrete mettere i consigli e io, insieme alle persone con le quali ci lavoro, andremo a svilupparla e ad aggiornarla continuamente. Quindi è un progetto aperto, diciamo, è un qualcosa che vuole aiutare le persone, e per fare in modo che vengano aiutate bisogna anche esaudire i desideri e le esigenze. Ora che vivi da sola, hai cambiato qualcosa sulla gestione delle spese? Ovviamente sì, perché adesso pago, oltre a pagare l'affitto, mi devo pagare il cibo, perché prima vivevo con i miei e i miei di solito mi pagavano il cibo, poi io davo un contributo a casa. In questo momento pago tutto io, tra l'altro ho un dipendente che è mio fratello e ho anche alcuni collaboratori che devo pagare, quindi sì, la gestione è completamente differente e magari in un giorno vi spiegherò come faccio, ma comunque la cosa principale, motivo per il quale ho anche deciso di far partire questa applicazione, è comunque tenere traccia di entrate e uscite e vedere un attimo bene o male qual è il cash flow. Così puoi capire cosa succederà tra un mese, cosa succederà tra un anno e vedere se ci stai dentro o non ci stai dentro. Vi dico che ciao caro, buona live. Grazie mille Simo. Buona live anche a te. Che lingue vorresti imparare? Beh, innanzitutto vorrei cercare di parlare al meglio l'inglese, lingua che non è ancora mia completamente. Riesco a farmi capire e a capire, però non riesco a dire tutto quel che vorrei dire. E poi probabilmente la seconda lingua che vorrei andare ad imparare, sono indeciso tra cinese e spagnolo. Questo perché sia col cinese che con lo spagnolo puoi andare ad impattare molte persone parlando e quindi riesci anche a capire molte persone. Sì, sarà gratuita. Cosa fai? Chi sono? Sono uno youtuber che porta avanti tanti progetti, principalmente nella nicchia della crescita personale, crescita finanziaria e imprenditoria, se così si può dire. Pensi di fare sempre lo youtuber? Tanti mi dicono che sono un piccolo imprenditore, un imprenditore. Io non voglio tirarmela, quindi quel che volete voi, io lavoro online. Impara lo spagnolo e il siciliano, ci sta. Di che parte sei di Albignasico? Ero del quartiere Ferri. L'applicazione sì, sarà gratuita. Curi personalmente gli UX della tua applicazione? No, però ovviamente ci do ovviamente un'opinione e degli spunti, quindi è un sì e no.
come si fa a guadagnare da un'applicazione gratuita? Quello è tutto un video a parte, ci sono tantissimi motivi per i quali un'applicazione gratuita può guadagnare. Fatti per esempio la domanda: come fa a guadagnare, cavolo ne so, Clash Royale? Come fa a guadagnare lo stesso, non è un'applicazione, ma come fa a guadagnare Fortnite, che è gratuito? Ci sono gli acquisti in app, ci sono le inserzioni all'interno dell'app. Tutto pur sempre sta nel dare un servizio freemium che la persona riceve gratuitamente, è molto contenta di quel servizio gratuito, è disposta a pagare per o degli upgrade o degli altri servizi aggiuntivi, eccetera eccetera. Quindi poi in qualche modo si riesce comunque a starci. E questa applicazione comunque è nata anche perché volevo, diciamo, dare uno strumento utile alle persone, quindi non è soltanto un come guadagnare, ma è più che altro come risolvere un problema. Dopodiché i modi per monetizzare quella cosa ci sono. Questa è come la penso io. Cosa ne pensi del dropshipping? In questo momento non è molto semplice fare dropshipping proprio per questione trasporti, questione logistica, però penso che sia un business che andrà sempre di più a svilupparsi e non sarà più chiamato dropshipping ma semplicemente vendita online, quindi sarà sempre di più associato ad e-commerce e sarà un tutt'uno. E io me lo sono studiato, ad ora sto investendo in altre cose, però si sa mai. Come stai sviluppando l'app? Con uno sviluppatore e un team. L'app sarà Android ed iOS, ai primi lanci sarà iOS, dopodiché la faremo Android e la faremo anche web app. Oh, che app? L'app che sto sviluppando. Raga, cosa serve l'app? Andate un attimo indietro nella live, l'ho spiegato 50 volte, non voglio essere continuamente ripetitivo. Di solito si lancia prima in Android. Dipende, in questo momento la lancerò prima su app. Non è vero, non è verissimo. Alle volte dipende dalle scelte. Per esempio, io ti faccio un esempio di un'applicazione che ha lanciato solamente app su iOS, Buddybank. Buddybank lancerà su Android sicuramente, ma ad ora è disponibile solo su Apple. Perché PC in incognito? Perché così faccio ricerche se dovessi aver bisogno senza che qualcuno vada, diciamo, senza che per esempio per sbaglio non si veda qualche contatto mio di lavoro che esce giù dalla tendina e scombussola le cose, per proteggere me e proteggere anche le persone con cui lavoro. Penso sia una cosa sensata. Conosci Big Buy? Cosa ne pensi? Non conosco Big Buy. Utilizzi un gestore di password? No, però ce l'ho nella lista delle cose da fare. Devo informarmi bene su un gestore di password e iniziare ad utilizzarlo. Scusa l'ignoranza, ma cos'è il dropshipping? Il dropshipping, ci sono tanti modi di fare dropshipping. Si tratta di vendere online creando una sorta di triangolazione dove tu non hai i prodotti, vendi un qualcosa che tu non hai, fai una sorta di triangolo, non so come creartelo, fai una sorta di triangolo, tu sei qui, il consumatore è qui, il consumatore compra da te, tu prendi i soldi del consumatore del prodotto che vuole, con quei soldi compri il prodotto che lui voleva da un rivenditore o qualcuno che vende quel prodotto e lo fai spedire direttamente al consumatore. Tu cosa guadagni? Guadagni la differenza tra il prezzo che ti paga il consumatore e il prezzo con il quale hai acquistato quel prodotto. Questa è la base, poi si sviluppa in veramente 1000 modi.
Qual è il mio sogno? Il mio sogno è lasciare un'impronta positiva sulle persone che incontro. E poi diciamo lo sto ancora elaborando anch'io. Detto così sembra una cosa idilliaca, wow, cosa sto facendo? Però un primo obiettivo è comunque, penso di averlo tra virgolette raggiunto, era comunque riuscire a lavorare con le mie passioni, con quello che mi piace e fare in modo che ogni mia giornata sia diciamo stimolante, ci sia sempre qualcosa di nuovo, qualche nuova idea, progetto, qualcos'altro, quindi poi sicuramente man mano che il tempo passa risponderò a questa domanda in migliaia di altri modi diversi. Cosa ne pensi di ClickBank? È un buon software per fare funnel. Tantissimi lo usano, io non l'ho mai... cioè l'ho provato per alcune cose, però non l'ho mai usato attivamente come dovrebbe essere usato. È ottimo per fare funnel comunque, penso sia lo standard. Cosa ne pensi di Bidoo? Madonna, cos'era Bidoo? Non mi ricordo. Non mi ricordo cos'era Bidoo. Era Andrea Zanetti. Un altro Zanetti. È pieno di Zanetti. Soltanto nel mio paese dove abitavo, ad Albignasego, c'erano 3 Riccardo Zanetti. Grazie mille del complimento, Dino. Cosa ne pensi di ClickBank? Ho risposto 2 istanti fa. Che piattaforma usi per investire nei mercati? Non ho ancora usato nessuna piattaforma, ma ho un conto su Trading 212 dove sto aspettando di investire. Per fare invece gli studi uso TradingView. Raga, ma dove sta leggendo? Ah, alcune persone non sanno che sono in live sia su YouTube che su Twitch. Quindi le domande che non ci sono su Twitch è perché le sto leggendo su YouTube. Cosa ne pensi del coronavirus? È difficile chiedere un'opinione sul coronavirus. Io penso che sia un evento che segnerà in parte la storia dell'umanità, farà cambiare tantissime abitudini e ci darà un nuovo indirizzo nel futuro. Ed è molto interessante vivere tutta questa cosa. Certo è che ci saranno anche molte difficoltà e molti, diciamo, quando ci sono le difficoltà e i problemi, sono quelli momenti nelle quali, Madonna, sto sbagliando tutti gli articoli e tutto. I momenti di difficoltà sì, sono difficili e spero che tutti voi stiate bene o vi siate organizzati in merito. In ogni caso sono i momenti dove ci sono problemi, i momenti nei quali si possono risolvere quei problemi e creare business positivi e circoli win-win nei quali all'interno dei quali gli scambi portano valore a tutte le persone e quindi tutte le persone migliorano. Grazie mille dei complimenti, Leo Lope. Con rendimento etico, che domanda è? Continua ad investire all'interno di rendimento etico? Sì. Posso diventare tuo socio? In questo momento non sono alla ricerca di un socio, mi dispiace. Qual è la mia marca preferita di abbigliamento? In questo momento ho una maglietta Adidas che non dovrei dirvelo, ma l'ho comprata in Thailandia a 3,50 €. Quindi non è neanche totalmente del mio stile. Io cerco di vestire più neutro possibile proprio perché sto cercando di arrivare sempre di più a una sorta di concetto di minimalismo ponderato a quel che faccio e a quel di cui ho bisogno. Quindi non ho una marca preferita. Un saluto da Birmingham.
Dopo la quarantena è possibile scambiare due chiacchiere? Guarda, io vorrei scambiare due chiacchiere con chiunque, ma ricevo, penso, un centinaio di mail al giorno e non posso dire sì a tutti. Spero in futuro di poter organizzare qualche evento, qualche raduno, qualche ritrovo nel quale magari ci troviamo in 30, 20, 10 e scambiamo domande, parole, opinioni. In ogni caso sono qui sia su Twitch che su YouTube, che faccio live periodicamente. Su Twitch adesso le faccio giornalmente, quindi se vuoi farmi domande e fare due parole, penso che Twitch sia la piattaforma più adatta. È tranquilla e stiamo in live anche molto. Oggi sono in live anche su YouTube perché volevo provare anche questa live combinata insieme come funzionava e nulla. Quindi se hai domande io ci sono. No, non sono di Brescia, sono originario di Padova e mi trovo a Londra in questo momento. Mettici al corrente sulla situazione peer-to-peer lending. Non è cambiato nulla rispetto a quel che ho detto nell'ultimo video dei miei investimenti, nel senso che sto disinvestendo da tutte le piattaforme a parte che Rendimento Etico e Bondora, che posso liquidare molto più velocemente, perché Bondora, se voglio farmi un bonifico in uscita, me lo faccio. È inutile fare le live su YouTube, ma non è vero, non è vero. Vediamo cosa viene fuori e poi ogni tanto comunque penso che farò qualche live continuerò a fare anche live su YouTube. Certo è che il contenuto di YouTube è molto meglio se ben preparato, ben fatto e pubblicato. Su YouTube diciamo che è una piattaforma nel quale mostro il lavoro, diciamo, lavorato. È sbagliato il lavoro lavorato, vabbè, insomma. Mentre su Twitch si possono avere conversazioni e fare più live. Sì, ha senso dire che non ha senso fare live su YouTube, però volevo provare anche questa cosa. Perché sei a Londra e c'è il coronavirus? Io sono a Londra ormai da inizio gennaio, quindi sì, c'è il coronavirus anche qui. Ha senso comprarsi una macchina costosa? Per me no, dipende di cosa hai bisogno, cosa stai facendo, in che situazione ti trovi. E poi costosa è comunque relativo. Cantante preferito? Cavolo, io non ascolto tanta musica, purtroppo, dovrei. Ne avevo di cantanti preferiti, ma non ascolto musica da, sai, quindi non parlo, che è meglio. Se mi affilio ad Amazon e allo stesso tempo compro dai miei link, ci sono guadagni? No, ti sgamano subito. Che ore sono qui a Londra? Sono le 8 in punto. Conosci Riccardo Zorzato? No. Hai un'auto dei miei sogni? No, perché non sogno un'auto di solito, ho altri tipi di obiettivi. Certo è che se proprio mi chiedi quale auto preferisci, ma non ho bisogno, ad ora non la comprerò perché non mi serve. Mi piacerebbe possedere una Tesla, per esempio, però non ne ho bisogno e non ho l'esigenza di farlo e sarebbe un investimento, tra virgolette, perché è una spesa, non un investimento inutile. Si possono monetizzare gli articoli su Medium? Sì, e ho visto proprio l'altro giorno un paio di video molto interessanti nei quali queste persone andavano a scrivere su Medium, che è un blog strapieno di articoli, e venivano pagate. Ovvio è che è comunque un lavoro intenso che va avanti, nel quale devi dedicarci tanto tempo. Non è che se pubblichi un articolo il giorno dopo guadagni soldi. Stessa cosa vale per YouTube, non è che se pubblichi un video il giorno dopo guadagni soldi. In futuro pensi di trasferirti nel centro di Londra?
Non ne ho bisogno, anche perché gran parte dei miei lavori e delle collaborazioni che ho e i miei punti interesse di interesse a Londra sono Canary Wharf, Shoreditch, Liverpool Street, che sono relativamente vicini a dove abito. Perché mi chiederete perché sono questi punti di interesse? Perché sono i quartieri dove ci sono il maggior numero di start-up o sono quartieri finanziari. Canary Wharf la vedo bellissima dal terrazzo di casa mia e nulla. Quindi in questo momento magari una posizione strategica per me potrebbe essere Stratford e magari mi sposterò a Stratford, anche se in questo momento mi trovo ad Upton Park a est di Londra, che è molto vicino a Stratford. Vediamo. Tra l'altro penso che andrò ad osservare qualche altro appartamento proprio perché con il fatto del coronavirus gli affitti stanno iniziando a calare parecchio e quindi se riesco a trovare un'offerta in questo momento a bloccare e riesco a bloccare il prezzo per un annetto, risparmio anche 200-300 sterline al mese. Queensway, no, non conosco Queensway. Sei mai stato a Dubai? Guarda, dovevo andare a Dubai il 21 aprile. Dovevo fare un viaggio dove andavo da Bucarest a Dubai, ad Istanbul e poi tornavo a Londra. Però sono qui causa coronavirus. Ci andrò prima o poi, ci andrò, vediamo. Qua a Torino sono le 8:56, qui a Londra sono le 7:56, siamo un'ora indietro rispetto all'Italia. Vedi lo Shard? Sì, vedo un pezzo dello Shard, sì. Però è parecchio in lontananza. Se andate su Google Maps e scrivete Upton Park, vedete dove mi trovo a Londra. Sei mai stato in Svizzera? Sì, sono stato varie volte in Svizzera dal mio amico Luca di Scacciati, che abita a Chiasso. Come fare successo con il dropshipping? Non sono la persona adeguata per spiegartelo perché io non ho fatto successo con il dropshipping. Usi file Excel? Sì, ne uso vari, sia per quel che riguarda il tracciamento di alcune cose che le analisi di altre cose ancora. Quanto hai fatturato lo scorso mese? Lo scorso mese ho fatturato circa 20.000 sterline, ma l'ho già risposto 4 volte durante questa live. Non è, cioè, il numero non vuol dire nulla, perché dietro c'è lavoro, ci sono spese, ci sono persone, quindi è inutile che io alle volte ve lo dica, perché non spiega nulla. Oh. Farai qualche video su Microsoft Excel? Non penso perché non li uso, li uso come fogli di calcolo molto semplici, non faccio operazioni complicate e i file che uso non sono, diciamo, principali per il mio lavoro. Sono sorta di file secondari, quindi potrei anche farne a meno alle volte. Uso parecchie volte Sheets di Google Drive, che è simile a Excel, cioè è l'Excel di Google. Po, po, po. Libri consigliati. Guarda, ti consiglio tra gli ultimi che ho letto. Start with Why, inizia con il perché. È molto ispirante, non so se esista la parola ispirante, e ti spiega per quale motivo. La prima cosa che ti devi chiedere quando inizi un progetto è perché. Poi è molto bello, mi piace la copertina, ve la faccio vedere. Però non l'ho letto, l'ho ascoltato. Però c'è anche la versione cartacea di Simon Sinek. No, non conosco Mick Cosentino. Aspetta che torno lì. Oh. Grazie mille Giuseppe e ho 22 anni.
compiuti il 3 gennaio. Facci un elenco delle tue entrate includendo investimenti. Guarda, me lo scrivo qui e ci faccio un video, ma sono molto varianti, quindi ci faccio un video. Op. È più difficile fare business in Italia che in Inghilterra? La risposta è purtroppo sì, dipende comunque da quel che devi andare a fare, però la risposta è sì, sfortunatamente, ed è anche uno dei motivi per cui mi sono mosso qui a Londra, perché qui ci sono molte più possibilità in questo istante, la burocrazia è molto meno pesante, è più leggera, cioè per dirvi, io ho imparato ad aprire un'azienda da solo e qui aprirsi un'azienda, se riesci a farlo da solo senza l'assistenza di un commercialista, ti costa 10 sterline. Capitale sociale 0. Cioè, in realtà 1. Una sterlina. Puoi aprire progetti, provare, chiudere, riaprire, riprovare, richiudere con molta più facilità. Che stipendio ti dai mensilmente? Bella domanda, mi do 1000 sterline al mese. Perché mi bastano e poi il resto me lo pago in dividendi. Invece in Italia quanto costa? Allora non mi informo da un po', comunque per esempio il regime forfettario, che è quello con cui ho iniziato a fare il tutto, mi è costato 250 euro per partire, poi mi è costato 50 euro al mese circa di commercialista, poi devi andarti a pagare l'INPS obbligatoriamente, che sono 600 euro ogni 3 mesi se parti a regime forfettario con l'agevolazione. Adesso non so se sia cambiato qualcosa, quindi sono cifre un po' più alte. Ovvio è che il regime forfettario non è comunque un'azienda, è una posizione diciamo diversa, è una sorta di libero professionista, invece con l'azienda è proprio due entità separate. Hai lasciato l'università o ti sei laureato prima di partire per Londra? Ho lasciato l'università, ero al primo anno, l'avevo iniziata da 9 mesi. Cosa usi per editare i video? Non li edito io, li edita mio fratello, lui usa DaVinci Resolve. Che scuola hai fatto? Ragioneria? No, ho fatto un istituto tecnico informatico. Facevo calcio. Che sport facevi? Facevo calcio e vorrei riniziare a trovare una squadretta qui a Londra. Me la cavavo, ero discreto. Ho giocato fino all'eccellenza, non so se conoscete, però dai, me la cavavo. E poi sono appassionato di calcio, quindi mi piacerebbe tantissimo provare a giocare qui. Quante tasse si pagano in UK? Quando è un'azienda hai due tipologie di tasse: le tasse sull'azienda e le tasse sulla persona. Le tasse sull'azienda quest'anno sono al 17% dell'utile, dopodiché le tasse sulla persona sono uguali per tutti e per esempio sui dividendi fino a 50.000 sterline sono del 7,5%, sullo stipendio fino a 12.500 sterline sono dello 0%, però devi andarci a pagare il NIC, che è diciamo la sanità inglese, però le tasse aziendali sono il 17% quest'anno, passate dal 19 al 17 proprio questo mese, perché l'anno fiscale in UK a Londra va da aprile ad aprile. Adesso siamo all'anno fiscale, non è come in Italia che va da gennaio a dicembre, che quindi dura come l'anno solare, qui dura da aprile ad aprile e siamo appena passati al 17%.
Cos'altro dovevo dire? Non mi ricordo. Bitcoin, investiresti oggi? Su Bitcoin io investo oggi. Allora, Bitcoin, eravamo a 6.500 l'ultima volta che ho guardato. Bitcoin, euro, sì, siamo sempre a 6.500, 6.600. Siamo veramente in prossimità dell'halving. Io, se devo essere sincero, mi aspetto che dopo l'halving ci sia un piccolo ribasso e dopodiché si inizia ad andare verso l'alto. Io però non sono, ripeto, non sono un esperto, non sono nessuno, non voglio dare, cioè i miei non sono consigli, sono cose che penso per me e basta. Però dopo mi aspetto un piccolo ribasso dopo l'halving, perché tanti miner monetizzeranno quel che hanno minato, e quindi io in questo momento l'halving sarà tra meno di un mese, forse aspetterei, ma in ogni caso, come sapete, io sto prendendo posizioni man mano nel tempo e quindi in questo momento penso che non prenderò un'altra posizione. Perché prendo posizioni man mano nel tempo? Perché così posso fare una media di ingressi. Andrea, cosa ne pensi di Herbalife e del network marketing? Lo avevo provato come tanti altri business e ci devo fare un video a proposito. È interessante, è un lavoro, è comunque diciamo un business nel quale ci devi lavorare per poter guadagnare. Però non mi ha convinto così tanto, ma ci devo fare un video aggiornamento e ad ora io sono fermo con il network marketing, cioè non faccio più questa attività da parecchi mesi. Le tasse sulle plusvalenze finanziarie in UK. Le tasse sulle plusvalenze dipendono dal tipo di plusvalenza e alcune sono addirittura cumulative sullo stipendio, altre no. L'unica cosa interessante che so è che c'è un free range di 6.000 sterline per gli investimenti finanziari. Mi pare sia 6.000, non vorrei sbagliarmi, vai a darti un attimo una controllata. Comunque nel sito del governo inglese trovi tutto al massimo trasparenza più, bellissimo. La mia istruzione è partita da Alfio Bardolla? No, anzi non condivido tante cose che fa Alfio e alcune cose però le imparo da Alfio. Cerco comunque di ascoltare tante diverse opinioni prima di fare una scelta e poi imparo dai miei errori. Io, nel senso, non sono nessuno per dirvi questa cosa è giusta e questa cosa è sbagliata. Quello che posso darvi è la mia esperienza, quello che ho fatto, quel che è andato bene, quel che è andato male. Conosci Marcello Ascani? Sì, l'ho anche... Se andate a vedere su Twitch, ho anche fatto da poco un'intervista con lui che è stata ripubblicata nel mio canale Revive Show. Quindi sì, conosco Marcello, conosco Yaki, conosco tantissimi altri youtubers interessanti. Facevo il centrocampista, giocavo centrocampista a calcio. Grazie mille veramente di Credicop. Scusa se non riesco a pronunciare il nome. Cosa non condividi con Alfio? Non voglio dirlo. Non voglio dirlo, ci sono tante cose che lui fa che non mi piacciono e tante cose che lui fa che invece mi piacciono, ma come però di ogni persona, Però preferisco non esprimermi perché non è giusto farlo. Tutto qui, mi tengo le mie considerazioni per me, su ogni persona. Comunque da Alfio si possono imparare veramente tantissime cose, quindi è comunque una persona, diciamo, positiva per molti suoi insegnamenti. Fan da Londra ti scrivono in parecchi. Fan da Londra mi scrivono parecchie persone che vorrebbero vedermi, vorrebbero incontrarmi, vorrebbero farmi domande.
Io purtroppo non ce la faccio a rispondere a tutti, è una cosa ingestibile. Se dovessi rispondere a tutti, la mia giornata sarebbe soltanto rispondere ai messaggi. E mi dispiace, io dei messaggi che mandate li leggo gran parte, sono sincero, non riesco a leggerli nemmeno tutti, li leggo gran parte, e se vedo che c'è un filo conduttore in tutti i messaggi, quello che cerco di fare è rispondere a quei messaggi con un video, così riesco a colpire molte più persone. Come mai preferisci ascoltare libri piuttosto che leggerli? Non lo so perché, per esempio, io leggendo i libri mi addormento e non riesco ad andare avanti e mi annoio, mentre ascoltandoli ho trovato un modo per poterli assimilare più velocemente senza annoiarmi e comunque rimanendo attivo. Non lo so. Sei mai andato a Disneyland? No. Hai mai venduto su YouTube, su eBay? No, ma mio fratello sì, ha venduto su eBay e ha fatto qualche esperienza su eBay, quindi so come funziona anche eBay. Non per mia diretta esperienza, ma per esperienza di Federico. Che app stai usando in questo momento sull'iPad? Sto usando la normalissima app di note che adesso è un po' pastricciato, dovrei... Vedete? È l'app di note di Apple. Consigli Apple Pencil, è una figata. È una figata. Vi dico, io adesso tutti gli appunti che prendo li prendo qui, ma la cosa più bella è che dopo aver scritto quella nota la puoi modificare, spostare, cambiare colori. Veramente una figata. Poi riesci a tradurre quel che hai scritto in testo, fare copia e incolla. È una figata. Ti interesserebbe un sito web? Ho visto che non ne hai uno. Ne ho ben due in realtà. Uno che si chiama risparming.com, dove cerchiamo di condividere consigli per il risparmio, e un altro che si chiama zforzane.com, che devo risistemare. Quello è da risistemare, però ci sono moltissimi articoli che possono ancora esservi utili. Sono viaggi, investimenti e diciamo tutto quello che faccio. La uso come repository dei miei lavori. Hai incontrato delle celebrità a Londra? Non ancora, non che... no, che io sappia no, ma io non seguo moltissimo il mondo delle celebrità. Conosci Amway? Sì, conosco Amway e non mi interessa. Ma con Apple Pen gli appunti non vengono male visto che non sono scritti a mano, grazie. No, ti dico, vengono come se fossero scritti a mano. Tra l'altro io adesso questo qua è tipo appunti mano libera, però volendo potrei mettere linee, griglie e tutte le cose, e la percezione è diversa, ma comunque si scrive in maniera pressoché uguale. Poi vabbè, bisogna anche abituarci, sì, però vai anche alla stessa velocità, quindi assolutamente una figata. Quanti anni ho? Ho 22 anni. Da cosa inizieresti per monetizzare se dovessi ripartire da zero? Porca boia, ma forse farei lo stesso percorso che ho fatto. E in questo momento, se dovessi ripartire da zero, il vantaggio è che so e ho esperienza in svariati campi e ho anche le conoscenze per poter ripartire da zero con una spinta maggiore, perché alla fine nel senso, non interpretatela male, nel senso che riesco a eh, prendere subito i punti giusti, sia per quel che riguarda contattare persone, sia per quel che riguarda non sbagliare durante il percorso, perché sono arrivato qui facendo tanti errori e facendo tante prove. Quindi adesso avrei la strada più spianata se partissi da zero, ma penso che sia una cosa diciamo comune per ogni tipo di lavoratore.
Oh, minchia, siamo arrivati praticamente a un'ora e mezza. Posso sentire mio fratello affamato fuori dalla porta. Ragazzi, io per oggi direi che può bastare. Se volete, io ormai sono dappertutto. E aprirà mai un canale YouTube mio fratello? Mio fratello gestisce in autonomia Revives Show, quindi è il nostro canale YouTube. Poi non so se vorrà mai aprire un canale YouTube nel quale c'è lui di prima persona. In questo momento non gli piace molto apparire nel mio. Poi magari in futuro lo aprirà, non lo so. Detto questo, io raga vi lascio. È stato bello. Possiamo fare molto più spesso questa cosa. Beh, su Twitch penso che continuerò a fare queste live giornalmente, quindi se volete sono lì. Domani esce un video su YouTube dove parliamo della dieta OMAD, sì, one meal a day, un pasto al giorno. E nulla, è stato bello, vi auguro una buona serata e noi ci rivediamo domani. Domani esce un video sul canale di YouTube e faccio un'intervista al campione del mondo di memoria, che è un italiano di 20 anni. L'intervista la faccio su Twitch e il video penso che esca alle 18. Sto facendo un po' di pubblicità. Sì. Detto questo, raga, ci vediamo, buona serata.